Ben ritrovati. Su sollecitazione dell'ingegner Marco Reggi, che in qualche modo è stato anche mio studente, il nostro consocio, ho pensato di registrare questo breve video per ringraziarvi dell'accoglienza calorosa che hanno avuto le mie conversazioni sulla fisica moderna, augurarvi una buona pausa estiva per chi potrà e poi approfittare per presentarvi due testi che in realtà questa volta non hanno nulla di scientifico, ma che riguardano comunque il lavoro in generale. Quindi in particolare per me, io sono stato interpellato da questi testi per il lavoro di professore, ma chiunque lo può applicare al suo. Allora, l'ho intitolato in inglese come il lavoro ben fatto, si potrebbe dire il lavoro a regola d'arte, il lavoro fatto come si deve, il lavoro non superficiale, ci sono tanti modi. E il primo testo è un discorso pronunciato da Martin Luther King un anno prima di morire. Sapete che Martin Luther King era un pastore protestante, quindi parlava nelle chiese, e il 9 aprile del 1967 in questa New Covenant Baptist Church ha tenuto questo discorso da cui è estratto questo brano. Allora, se vi toccasse di fare gli spazzini, dovreste andare e spazzare le strade nello stesso modo in cui Michelangelo dipingeva le sue figure. Dovreste spazzare le strade come Handel e Beethoven componevano la loro musica. Dovreste spazzarle nello stesso modo in cui Shakespeare scriveva le sue poesie. Dovreste insomma spazzarle talmente bene da far fermare tutti gli abitanti del cielo e della terra per dire: qui ha vissuto un grande spazzino che ha svolto bene il suo compito. E poi, come testo pandan, diciamo, volevo citarvi quest'altro di Charles Péguy dalla sua opera L'argent, il denaro, del 1914. Si farà riferimento, vedrete più avanti, alle cattedrali che spesso sono state costruite, diciamo, dalla popolazione intera, in qualche modo non è rimasta traccia degli architetti, degli autori, come se fosse stata un'opera collettiva, in particolare per esempio la grande e bellissima cattedrale di Chartres. Allora, un tempo gli operai non erano servi, lavoravano, coltivavano un onore assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta, era naturale, era inteso, era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario, attenzione, o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione venuta, risalita dal profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore, esigevano che quella gamba di sedia fosse ben fatta e ogni parte della sedia fosse ben fatta. E attenzione qui, e ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano, secondo lo stesso principio delle cattedrali. Sapete che le immagini più lontane, le pitture più alte, più lontane che nessuno riesce a vedere, però sono state realizzate con la stessa maestria, con lo stesso impegno delle altre parti che sono davanti a tutti. E sono solo io ormai così imbastardito a farla adesso tanto lunga. Per loro, il loro, non c'era neppure l'ombra di una riflessione. Il lavoro stava là, si lavorava bene. Non si trattava di essere visti o di non essere visti. Era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto. E quindi, immaginando che questi concetti di lavoro, di onore possano risuonare in voi come anche in me, di nuovo vi faccio i migliori auguri, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi saluto cordialmente.